Il mio healing process, il mio processo curativo. Ballare è sempre stato per me un modo per riconnettermi con me stessa, per stare meglio, per buttare un po' di negatività fuori e anche per godere la musica, capito? Molte volte la voglio solo ascoltare, altre la voglio ballare, però è uno dei modi che conosco, che riesco a fare meglio, in cui riesco a godermi meglio la musica, diciamo. Ok, siamo qua, Carmen Sorbara World, diamo il benvenuto a una mia amica speciale, lei è Chiara Mash. Chiara, come stai? Tutto bene, felicissima di essere qui con te. Ti vedo un po' emozionata. Sì. Guarda, la prima domanda non è in realtà una domanda, perché io vorrei chiederti chi sei, ma in realtà è chi sei secondo te. Perché a volte, vedi, ci descrivono tramite le nostre biografie, tramite quello che leggono di noi online, ma noi vogliamo che si sappia qualcos'altro di noi, spesso e volentieri. Quindi vorrei sapere tu, chi sei per te? Sì, bellissima domanda, interessante. Sicuramente inizio dicendoti che sono una persona molto testarda, determinata, anche fragile. Però ho saputo di fare della mia fragilità una virtù. Quindi grazie alla mia fragilità in realtà poi sono diventata testarda, sono diventata determinata, perché c'è una differenza secondo me fra l'essere solo testardi e determinati. La determinazione è l'accezione positiva della testardaggine. Quindi Concordo. Nel mio percorso sono stata testarda all'inizio, quindi ho commesso tanti errori come tutti, da cui ho imparato. E poi nella fase positiva della mia vita, divido la mia vita a periodi come Picasso. Una buona citazione. Nella fase, diciamo, positiva dell'evoluzione sono stata molto determinata. Continuo ad esserlo, spero di riuscire a continuare ad esserlo, perché poi è lì che c'è la differenza, no? Si fa nel continuare, nel saper tenere il flow, no? Sì. E invece se ti chiedessi, secondo te come artista, chi sei? Perché ovviamente sai benissimo che tante persone, me inclusa, ti conosciamo bene, tante delle persone che seguono me e te, che vedranno questa puntata, ti conoscono, però chi non ti conosce, come ti vorresti presentare a loro? Guarda, ho fatto una riflessione recentemente, perché spesso quando parlo con gli artisti mi spiegano che nella loro vita sono tal e tale e poi come artisti sono completamente diversi, o è come se l'artista fosse il loro alter ego. Ti dico la verità, non penso di aver sviluppato questa cosa, penso di essere stata sempre me stessa, cioè Chiara nella vita quotidiana che va all'università e Chiara che poi balla, insegna e insomma si mette in discussione nella danza. Certo. Quindi ti direi che poi con la mia tag Mash è uguale a Chiara, quindi sempre. Quindi tu hai fuso le due personalità? Sì, ti senti... sì, completamente. Non ho mai voluto sviluppare questo alter ego, perché volevo che insomma fossi capace di essere compatta. È interessante. Mi piace l'alter ego, quando lo vedo negli altri ha senso, perché poi molte volte le fragilità delle persone diventano forza nella loro arte. Io non lo so, forse la mia fragilità l'ho portata anche nella danza, nel mio percorso artistico. Non l'ho nascosta. Diciamo è interessante come spunto, perché vedi, spesso noi siamo un po' dei supereroi, quindi abbiamo trovato un soprannome, un tag. Per questo che anch'io, no, da leva, poi ho detto, ho fatto un po' pace con Carmen e adesso ci sono tutte e due, però trovo che molte persone invece tengono nascosta la loro identità da persona, come dire, fuori dall'arte, e invece poi quando adottano il loro nome d'arte sono comunque portate ad esprimersi in maniera differente. Invece questa fusione, crescendo, secondo me è anche una questione di crescita, di maturità,
ti porta non solo a volerti più bene, quindi a far pace con te stessa, a far pace con tutti i drammi interiori che ci portiamo da quello che è il nostro nome originale, no? Sì. E poi per poi andare avanti e maturare sempre di più e diventare quelli che siamo. Quindi mi ha colpito ai tempi, quando ti ho conosciuta, il fatto che tu adottassi sia il tuo nome vero, che è Chiara, però ci mettessi accanto Mash. E quindi questa cosa per me è stata molto importante, perché non solo a livello ispirazionale, ma anche a livello di, sai, quando si matura, si cresce, è bello capire, no? Che si arriva all'età adulta e non siamo più ragazze, ma siamo diventate donne, Certo. che affrontiamo il nostro essere donna anche in base al nostro background, e quindi il nostro nome fa parte del nostro background. assolutamente. Come mai Mash? Oh. Lo so che magari te l'avranno chiesto un po' di volte, però Sì, come sì, mai sì. Mash? Perché chi non ti conosce è importante che sappia anche perché. Chiara è il tuo nome di battesimo, ma Sì. Mash è il tuo nome. È l'attitudine. Ok. Ho questa forte attitudine, no? Sì. To mash, no? Sì. E questa forte attitudine... Quindi viene dall'inglese, to Sì, mash. sì, sì. Questa forte attitudine che, diciamo, anche per i mash-up, no? Il miscuglio di cose, ho sempre Sì. fatto cose completamente diverse fra loro. Sì. Amavo il rap, l'hip hop, però poi ero la prima che andava al museo Ok. a guardare quadri rinascimentali. Poi Sì. ho fatto, infatti poi mi sono iscritta a storia dell'arte, ho fatto Sì. beni culturali. Sì. Ho avuto sempre un lato molto intellettuale, poi uno più street, che non sempre andavano d'accordo, però come hai detto, vedi, La fusione. la fusione fra Chiara e Mesh mi ha aiutato poi a trovare un senso fra le due persone. Infatti c'è molto del mio background universitario nella mia danza. Ok. Indirettamente, non è mai diretto, è sempre come ho processato poi la comprensione dei libri, degli ambienti, come poi l'ho canalizzata Ok. nel mio essere, negli spazi, nella danza, o anche solo come penso la danza. Quindi diciamo che sì, è nata da queste due cose principalmente. Molte volte ho pensato di lasciarla un po' andare questa tag, perché forse E tenere solo Chiara? E tenere solo Chiara, però non riesco a pensare che il passato mi lasci così. Tendo spesso a essere legata al passato. Ok, ti faccio una domanda che Sì. secondo me è molto importante anche per capire il tuo background. Sì. Da dove vieni? Sì, io sono nata a Salerno e ho vissuto In Italia? In Italia, sì, in Italia, Campania, Sud Italia. Sono nata a Salerno, però ho vissuto la mia infanzia e adolescenza fra Salerno e Cetara, Costiera Amalfitana. Poi sono andata a Napoli all'età di 19-20 anni. Sì. Quindi sono cresciuta in una piccola città del sud Italia e penso che la cosa che mi abbia formato tanto è essere nata in una famiglia di musicisti. Ah, ok. Quindi i tuoi genitori entrambi musicisti? Sì, mamma suonava il piano, papà la chitarra, mio fratello suona le percussioni. Quindi proprio la famiglia Proprio intera. solo io non suono. Però tu balli. Io ballo, perché tu però. sei una ballerina. Esatto, è qua sì. che volevo arrivare, perché Sì. io vi ho introdotto Chiara come amica, ovviamente, però lei è una ballerina. Sì. Che ballerina sei? Perché voglio, Ok. come la prima domanda che ti ho fatto, Sì. vorrei sapere anche che tipo Certo, di ballerina ti certo. senti di essere, Certo. ma non dal punto di vista, perché sai, spesso pensano a noi artisti come persone con un ego spropositato, no? Sì. Invece tu come ballerina chi sei, nel senso cosa vuoi trasmettere? Sì. E che tipo di ballerina, ovviamente, che musica Sì. balli, dimmi. Sì, allora, non mi piace definire il mio essere ballerina associato solo ad uno stile, Ok. Quindi dire, ok, sono un house dancer. Ballo prettamente su musica house perché ora è la musica che più mi coinvolge e più mi trasmette e sicuramente riesce a darmi la felicità che cerco nella mia, chiamarla professione un po' limitato, nella mia passione, che Ok. poi è diventata anche una professione. Hai fuso anche lì? Ho fuso Ha anche fuso lì, anche sempre, là. bisogna sempre. Però diciamo che nasco come ballerina di danza classica Ok. all'età di 6 anni
Mia mamma, insomma, mi diceva sempre, si ricordava di me vagare per la casa e ballare. Sempre. Quindi tu ti sei sempre sentita dentro una ballerina? Sempre, anche perché suonavano, c'era sempre musica, quindi di conseguenza poi ballavo per ore sane. Quindi mia madre mi ha portato alla scuola di danza come sorellore più grande della sua vita, perché poi è diventata una sorta di dipendenza per me, soprattutto quando ero bambina, non vedevo l'ora di andare a danza. Poi all'età di 20 anni, no 19, ho scoperto l'hip hop tramite la musica. Ok, ma quindi fino a 19 anni hai fatto classica? Ho fatto classico, ho ballato un po' di danza contemporanea, però era un po' discontinuo a causa di alcuni infortuni. Ok. A 19 Però comunque anni, tornavi sempre là, sì, a ballare? Sì, sempre. Ok. Sì, come ti dicevo prima, no? Il mio healing process, il mio processo curativo. Ballare è sempre stato per me un modo per riconnettermi con me stessa, per stare meglio, per buttare un po' di negatività fuori e anche per godere la musica, capito? Molte volte la voglio solo ascoltare, altre la voglio ballare, però è uno dei modi che conosco, che riesco a fare meglio, in cui riesco a godermi meglio la musica, diciamo. E quindi poi a 19 anni, diciamo, attraverso i video musicali, no? Tu lo sai, in una cittadina del sud Italia, come mai potevo vedere tanta gente che ballava hip hop o breccava quindi tramite i video ho iniziato a appassionarmi prima alla musica e poi ho iniziato a ballare, ho iniziato con qualche lezione a Salerno, poi dopo nel 2010 ho fatto un biglietto per Los Angeles, così. Ah, ok. Senza avere alcun goal o avere alcuna ambizione. Sono andata lì perché volevo capire in realtà che cosa fosse. Ma ti mancava qualcosa? Hai trovato una spinta verso... Ok, e come mai hai deciso proprio Los Angeles? Perché dei miei amici andavano e perché sapevo che diciamo, la cultura hip hop era nata in America. Ovviamente non sapevo con precisione dove, non avevo idea di niente. Ho fatto questo biglietto per Los Angeles, sono andata lì e ho visto il primo ballerino di hip hop freestyle, che era Super Dave. E all'epoca ero molto più vicino al coreografico, quindi per me è stato è stato strano, capito? Passare dalla scuola di danza che era coreografia, a quello che era poi strada, infine. Il freestyle. Il freestyle in strada. Sai che cos'è? Io ho sempre pensato che questi sono amori inconsci che si sviluppano anche con la tua attitudine, no? Sì. Ho sempre avuto un amore per il freestyle, ma non ho mai capito perché. Poi, una volta che ho iniziato a capire che la libertà di espressione che l'hip hop, che questa cultura mi dava, era molto importante per quello di cui avevo bisogno io come artista. Quindi ti direi, ritornando alla domanda che mi hai fatto, che tipo di artista ti senti? Ho bisogno dell'improvvisazione, del freestyle, perché ho bisogno di esprimermi attraverso un vocabolario, ma cercare la mia identità. E quindi spesso, forse col coreografico, non sono mai riuscita ad avere questo talento, perché magari uno lo può fare anche col coreografico, però ho sempre sentito il freestyle molto più vicino a quello che è poi il messaggio che io voglio dare alle persone, che è quello della ricerca del sé, della propria identità, sempre rispettando ovviamente quel che si fa, no? La cultura, le tecniche, eccetera, però sicuramente la ricerca dell'identità è la cosa che ti interessa di più. Sì. Questa cosa secondo me è molto interessante perché tu parli del freestyle, che è una sorta di liberazione, no? Libertà, eccetera. Però poi quando si diventa adulti, no? Si capisce che bisogna essere anche produttivi in un certo modo, perché mentre prima siamo a casa dei genitori, durante l'adolescenza, poi la vita cambia e si diventa adulti. Tu adesso da donna adulta come rimani produttiva? Perché secondo me c'è un po' uno stereotipo nel nostro ambiente che arrivi a una certa età e puoi fare il ballerino, il DJ o tutto quello che fa parte del nostro ambiente, dopodiché sei troppo grande, fai tutt'altro. Tu che
in questo momento sei una donna adulta, quindi non hai più 15 anni, 19, 20 anni come quando eri a Salerno, eccetera. Come rimani produttiva in modo da farlo diventare, ed è il tuo lavoro alla fine? Sì. Allora, non ti nego che comunque è molto difficile riuscire a lavorare con la danza, soprattutto se poi si sposa questa tipologia di danza basata sulla ricerca dell'io, il freestyle, eccetera. Comunque è molto difficile. Quello che sicuramente mi mantiene produttiva è cercare di viaggiare, di conoscere più persone, di avere più contatti, sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista mentale, insomma. È difficile quando sei adulto essere anche ispirato ogni giorno nel tuo lavoro produttivo dal punto di vista creativo, che non è solo l'aspetto economico, è molto difficile, quindi io cerco sempre di mantenere la freshness, sì, la ma poi freschezza. cerco sempre di fondere, ritorniamo sempre là, l'aspetto economico con quello ispirazionale, perché a volte magari sei fortunato e riesci a introdurti in dei canali che sicuramente economicamente sono più fortunati, però poi perdi quello che è il tuo obiettivo, e questo potrebbe portare alla fine della mia professione, perché se lo faccio è per un motivo, non sono molto flessibile, ecco. Quando tu parli di flessibilità, alla fine è un compromesso, cioè parli di compromessi o parli con la tua persona o con, in generale con la tua persona? No, compromessi un po' con la mia persona. O con l'ambiente con che l'ambiente. ti chiede di fare dei compromessi? Sì. Ok, quindi cioè, se tu ad esempio potessi tornare indietro e vedere la te di quando avevi 15 anni, diciamo, cosa ti diresti? Cioè, c'è qualcosa che nel tempo hai detto, se potessi tornare indietro mi approccerei in questo modo, oppure direi alla Chiara Mash del tempo, comportati in quest'altro modo perché magari riesci ad essere più produttiva, o semplicemente ti conviene? C'è qualcosa che hai pensato in merito? Sicuramente ascoltare un po' meno le persone, ascoltare più me stessa. Questa è una cosa molto importante secondo me, perché si realizza semplicemente dopo, nel corso, con la maturità, vero? Certo. Perché, sai, quando una è ragazzina magari tende ad essere influenzata in bene e in male dal mondo che la circonda, poi nel tempo uno fa un po' una scrematura e dice ok, capisco da quale campana viene e da chi sta venendo, da chi veniva, le intenzioni. Quali erano le intenzioni ai tempi, quando invece è molto importante secondo me, e questa è una cosa che dico sempre durante le interviste che fanno a me magari, o alle ragazzine quando me lo chiedono, capisci tu cosa vuoi, sentiti, ascoltati, perché è molto più importante ovviamente prendere i consigli, però quelli costruttivi, e cercare di capire da dove arrivano. Quindi tu cosa diresti alla te? Se tu avessi in questo momento 15 anni e ti vedessi, cosa ti diresti? Mi direi ascolta meno gli altri, capisci da quale fonte arrivano i consigli, come hai detto, e sicuramente meno fiducia. Ho dato tanta più fiducia a te? Più fiducia a me e meno agli altri, sicuramente. E poi sicuramente mi direi di viaggiare di più. Ho iniziato a viaggiare tardi. Ah, ok. Quindi, ma il tuo primo viaggio è stato quello a Los Angeles? Sì, però poi mi sono fermata, sono rimasta a casa. Perché adesso sei una trottola. Ora sono una trottola, ecco. Cerchi di recuperare? Cerco di recuperare. Ho recuperato dai 28 in poi. Prima sono rimasta giù nella mia terra, ho cercato di studiare, anche per necessità. Molte volte la vita ci mette davanti a delle scelte, non abbiamo sempre la forza o le possibilità di poter fare quello che vogliamo, però appena sono riuscita a organizzarmi, me ne sono andata e sono venuta a Londra a 28 anni. Quindi la prima città dove poi ti sei stabilita dopo Salerno, comunque la Campania, è stata Londra? È stata Napoli prima, poi Londra, però Napoli sempre Campania, sempre casa tua. Sì, diciamo. Il vicinato. Troppo il vicinato, la cultura è quella. Però cosa ti ha dato Napoli?
Napoli che poi hai portato a Londra? O comunque Certo. a Campania, Salerno? A Napoli ho iniziato a studiare con Ok. i tribù dancer, Ok. house dance e hip hop freestyle, quindi con loro ho approfondito. Quindi sicuramente Napoli mi ha dato una spinta. Certo. Mi ha dato una forte spinta anche come città, è una città molto difficile Napoli, soprattutto per una persona che viene da Salerno, una città più piccola e tranquilla. Napoli è stata un tuffo nella realtà. Ok, Ok, una realtà più grande che ti ha più svegliata grande, un sì. attimo. È una realtà difficile, complicata, dove devi essere sveglio, non hai tempo, come Londra, in maniera molto diversa, però si rassomigliano per certi versi come Quali? città. Se posso chiedertelo. La caoticità, Ok. sicuramente la competizione. Sì. No, adesso che Capito? ci penso bene, adesso, poi sei venuta a Londra, Sì. come mai hai deciso per Londra? Cosa ti ha spinto? Cioè, tu prima eri in Campania, Sì. ti sei spostata da Salerno a Napoli. Molte persone ai tempi si spostavano su Roma, ad esempio, per Sì. ballare. Cosa ti ha spinta a venire a Londra? Allora, in realtà non era nei miei programmi Londra, non era proprio nei miei programmi, però volevo imparare l'inglese. E poi sono venuta anche perché mio fratello vive qui, ho famiglia e quindi diciamo dopo che mi sono laureata ho fatto un biglietto e sono venuta insomma, a sondare il territorio per capire se ci fosse un potenziale Ok. e l'ho trovato. Però è stata una sorpresa perché non sapevo assolutamente... Non te l'aspettavi? No, sapevo ovviamente che Londra era una grande città dal punto di vista musicale, questo lo sapevo, però non sapevo dal punto di vista della danza come fosse diciamo organizzata perché non c'era niente disposto, almeno per me, o non avevo effettuato tante ricerche da capire che Londra effettivamente era la mia città, perché poi ho trovato gli In The House, sono il collettivo con cui al momento ballo, che Ci sarei arrivata al Sì, collettivo sì. piano piano e quindi cioè, ti sei trovata con loro perché ti senti simile a loro, come li hai incontrati? Allora, li ho incontrati perché facevo lezione con loro semplicemente. Quindi tu eri una loro studente, studentessa. di open class, quindi li seguivo. Quando c'era un open class andavo, molte volte mi trattenevo per parlare, però già Hai trovato un'affinità dalla da prima subito? classe. Dalla Sì, prima sì, classe. sì. E poi com'è proseguita questa avventura? Perché so che adesso siete molto vicini come Sì. personalità e se mi vuoi raccontare, Sì. se ci vuoi raccontare, Certo, almeno certo. capiamo poi quali sono stati gli step per arrivare poi a quello che è il collettivo. Sì, ho fatto l'audizione per la loro mentorship e sono stata presa e da lì... Però per non saltare dei Sì. passi, tu sei venuta qui a Londra, hai cominciato a frequentare le loro classi Sì. e poi hai continuato semplicemente a seguire le loro Sì, classi e poi sì. da lì piano piano vi siete avvicinati come amici, come Sì. persone che Sì, si, sì. con affinità, persone con affinità e poi hai continuato con la loro mentorship. Sì, diciamo che ho continuato a seguire le loro classi, poi ho fatto anche altro, cercavo di essere vigile e capire insomma quali potessero essere altre possibilità, però il mio cuore era già lì. Avevo già Ti sentivi trovato, già sì, parte. avevo trovato la mia community, che poi questa è una cosa che mi sono sempre portata con me, la necessità di avere una community. La sento, anch'io, quella necessità. Non riesco a essere un solo, cioè nel mio percorso artistico ho sempre avuto bisogno della crew, del gruppo, della community, di persone di cui mi posso fidare, che mi possono ispirare, con cui posso creare qualcosa. Quindi con loro ho sentito questa appartenenza che avevo perso con Napoli. Ok. Quindi per me è stato un ritorno... E cosa hai trovato in loro? Cioè, qual è stata la differenza che ti ha portato a dire sento questo istinto che mi porta a sentirmi vicina a loro? Sì. Quali sono quali sensazioni che hai provato? Cosa hai sentito che ti ha fatto dire ok, loro sono fatti per Sì. me e tu sei fatta per loro ovviamente. Sì. La loro apertura mentale nella danza, sicuramente questa ricerca dell'identità, dell'essere se stessi con tutte le fragilità annesse è una cosa che fanno tutti loro in maniera diversa. Okay. La prima cosa che mi ha colpito è sicuramente vedere degli individui che erano in una stessa crew ma ballavano diversamente. Quindi con personalità differenti. E da qui ho capito
forse è quello che io cerco di fare inconsciamente, ma che ancora devo decifrare. Perché sai, molte volte abbiamo l'idea di qualcosa che vogliamo fare, ma non è definita. Poi arriva qualcuno e piano piano ci ispira e ci aiuta a definire quest'idea. Quindi sicuramente è stato questo, vedere degli individui che erano capaci di sviluppare la propria personalità nella propria danza, nel loro modo di insegnare, di stare con gli altri, no? Comunque lo stereotipo è una cosa che si riscontra in tutti gli ambienti. Spesso, anche soprattutto nell'arte, bisogna seguire un determinato cliché per essere riconosciuti. A me questa cosa non... E qual è quel cliché? Ballare in un certo modo, no? Rispettando tipo questo modo di muoversi, questo modo di parlare, questo modo di vestire, così le persone ti vedranno, così sarai qualcuno. Degli standard? Standard. A te non piacciono No, gli standard? questa cosa mi ha sempre dato fastidio perché pensavo, e quindi se non c'è novità, non c'è diversità, come ci arricchiamo? Cioè, ho sempre pensato che fosse poi un limite, che poi le cose diventano statiche, perché non c'è nessuno coraggioso abbastanza da dire la propria. E per me, ad esempio, questa cosa è sempre stata un'ispirazione, vedere persone che dicevano la propria, non ferme sul loro punto. Sì, perché c'è spazio per tutti, è una cosa di cui credo profondamente, c'è spazio per tutti. E io poi, perché ti seguo tanto, no? Non sei solo una mia amica, però comunque anche fonte di ispirazione, perché essendo un po' una trottola come me, che vai qua e là, ho sempre pensato a Chiara, è una personalità che nonostante veniamo da due ambienti simili ma diversi a livello musicale, mi ispira. Cioè mi dà quella spinta che è sempre fresca, sempre in movimento e mi ha stupito poi che un movimento così, alla fine, con un imprinting molto UK alla fine, fosse arrivato poi in Italia, perché tu l'hai portato lì con l'evento. Sì, con Indacas. Esatto, e c'è anche il gioco di parole, poi vedremo come tradurlo e come giocarmela con i sottotitoli, però c'è anche questo movimento che hai iniziato tu lì e che è stato approvato, perché anche il nome è stato approvato. Sì. Mi vuoi raccontare un pochettino? Perché io la storia un pochettino lo so, però penso che sia interessante. Certo. No, in realtà... Come è successo? Come l'hai proposta o è successo tutto naturalmente? È nato da Clara. Clara. Quindi lei? Sì, è stata Clara a suggerirmi di usare un nome che rappresentasse anche local, che rappresentasse la mia cultura, perché lei sa che ci tengo tanto, sa che per me alla tua italianità? Alla campanetà, diciamo così, alla mia campanetà, perché non sono napoletana, però mia nonna era napoletana, quindi Napoli per me è una città di forte ispirazione. Lei mi ha incoraggiato, portiamo questa collaborazione che rappresenta noi e te. E quindi la fusione anche lì. Quindi lei mi ha chiesto come si dice in the house in napoletano. E io ho detto, Clara, in the casa. Ho detto, Clara, in the casa. E lei mi ha detto, wow, va bene, andiamo così. Perché quindi, secondo me la parola casa, no? Alla fine, cioè in da è inglese. No? Casa però ha una appeal, nonostante sia campano, molto internazionale, perché se tu pensi in spagnolo si dice casa, se tu pensi in italiano si dice casa, tronco così, è meridionale come noi. Secondo me è stata una trovata. Quando ho visto la pagina Instagram ho detto, mi piace, bello, cioè dal punto di vista del branding è fantastico. Sì, è assurdo come sia piaciuto tanto e io non me lo aspettavo, però il nome... Ma perché secondo me vuole dà quel senso di familiarità, quel senso di confidenza, di calore. Che è quello che volevamo poi. Esatto, e quando io l'ho visto ho detto è perfetto, perché secondo me ti rappresenta veramente in pieno, perché quando l'ho visto ho detto lei è una trottola e gira tanto per Londra, la vedo quando gira, però è campana proprio dentro, quindi è la tua fusione, un po' come Chiara Mash, poi in da casa, rappresenta le due realtà e quindi quando l'ho visto sono proprio esplosa. E com'è andata? È andato bene, è stato bello. Mi racconto, perché io poi vedevo te che su Instagram postavi
tutte le info, perché poi hai fatto tutto tu Sì, alla fine, sì, ho fatto tutto che io. postavi tutte le info dai bus, le Sì, navette, gli aeroporti, come sì. arrivarci, gli hotel, dimmi un po'. Sì, 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 sì. Napoli è, vabbè, l'Italia in generale sappiamo che il dramma dei bus e dei treni è forte, quindi per me volevo assicurare sicurezza ai stranieri che sarebbero venuti, perché poi è stata una sorpresa, ho avuto tantissimi stranieri, E da soprattutto quali da parte? Londra. Dimmi un po'. Londra, ho avuto Londra e Madrid, però tanti Tanti. londinesi. E per me è stato un piacere avere questa fiducia da parte Ci sono state anche altre parti d'Europa, non mi ricordo. Spagna e UK Sì, comunque. Spagna e UK principalmente, e poi tutta Italia. Tutta Ah, Italia, ok. sono venuti ragazzi dal nord, dal centro, dal sud, quindi per me è stato importante assicurare che tutti arrivassero alla location salvi e in orario. E vabbè, a parte questa lato organizzativo, ho avuto comunque persone che mi hanno appoggiato. Per me quello che è stato veramente significativo con questo evento è riscontrare l'amore delle persone che ho attorno. È stato davvero importante. E ritorniamo alla questione della community, perché in The House anche mi hanno dato tanto fiducia. Mi hanno lasciato carta bianca, ovviamente è una collaborazione, però poi hanno avuto fiducia in me. Però penso che dare carta bianca, lasciare carta bianca sia fondamentale, soprattutto quando si va contro degli standard di cui parlavamo prima, Sì. perché alla fine, vedi, penso che spesso ultimamente c'è questo problema dell'adattamento agli standard, troppo adattamento agli standard. E quando ho visto che ti davano totalmente, già dal nome, Sì. carta bianca, Sì. è stata per me una sorpresa, ma non di sfiducia nei loro confronti, nel senso che avessi prima Certo. sfiducia nei loro confronti, ma di sorpresa. Sì. Perché è un collettivo forte come il loro, Certo. fermo come il loro, è segno di maturità. Sì. Nella scena, nella community, quello di dare carta bianca a una persona che ha dimostrato tanto, però ovviamente non era local. Certo. Come loro, ovviamente loro sono famosi a livello internazionale, ma tu non sei di qua, di Londra. Sì. Quindi dare è il segno di grande apertura mentale, Sì. dare questa libertà. Quindi quando ho visto questa cosa sono rimasta molto piacevolmente sorpresa e ho sempre pensato, vorrei tanto, che mi piacerebbe vedere nelle scene in generale che da parte dei collettivi più importanti, Certo. più grossi, che hanno un peso dal punto di vista culturale, dare questa libertà a chi dimostra di meritarsela. Sono molto grata per questo. Poi, come tu hai detto, il nome dà questa idea di community, di accoglienza. E quello che, insomma, per me è stato importante è fondere quella che è il mio essere ospitale nell'essere campana. Tu lo sai. Sì. Vieni a casa mia, tu sei casa mia, ospite, te è mia casa ospite. mia, ti apro la porta, sei tu padrone. Mi casa è tu casa. Esattamente, quindi, ed è lo stesso nella cultura house. Quando siamo nel club, my house is your house. Ah, vedi? Quindi per me era importante, perché poi vedi nella vita gli elementi culturali ritornano sempre. Perché mi sono innamorata di questa cultura? Ci deve essere un significato più profondo che va al di là della musica. Perché mi sono innamorata del contesto? Perché non riesco a stare senza il contesto? Perché al sud viviamo la community, Sì. ci aiutiamo a vicenda, c'è sempre quel senso di unione che poi ho ritrovato in questi contesti, quindi per me era naturale. Il senso di comunità. In the house, in the casa. Cioè, È nato tutto funziona. tutto sì. funziona, i pezzi del puzzle coincidevano alla Coincidevano. perfezione. E ti faccio, perché ieri quando pensavo a come portare avanti questa conversazione, ho pensato, se io dovessi chiederle, se tu vedessi una ragazzina di Napoli o di Salerno, Campana comunque, che ha 15 anni e vuole intraprendere il percorso che hai fatto tu, se ci fosse una ragazzina che ti vede un po' come una fonte di ispirazione, tu cosa le diresti? Sia per quanto riguarda Chiara Mash, sia per quanto riguarda il collettivo, sia per quanto riguarda il tuo evento in Da Casa. Sì, allora, a una ragazzina direi assolutamente di essere anche disciplinata, cosa che non sono mai stata, un po' più di disciplina, e sicuramente le consiglierei di viaggiare. Viaggia, conosci persone, parla, scambia, mettiti in discussione, esci fuori dalla tua comfort zone.
le direi sicuramente questo e le direi anche di credere un po' di più nell'imprevedibilità degli eventi, perché molte volte si fanno tanti progetti, troppi progetti, poi alla fine sono le cose impreviste, gli incontri imprevisti che ti cambiano la vita. Come quello con loro. Come quello con gli In The House, esattamente. Non avevo programmato niente di quello che poi è successo e le cose sono avvenute in una maniera così naturale che poi ti rendi conto che quando c'è la naturalezza c'è anche la spontaneità e tutto ha un sapore diverso, non c'è niente di forzato, si cammina insieme diversamente. È come nelle amicizie. È un po' come quando il nome è nato, il nome di In The House. Super naturale. Clara, come vogliamo fare questo evento in Italia? Perché questa è una collaborazione fra noi per far sì che ci fosse una fusione di più realtà. L'intento è quello di avere più realtà insieme in Italia, quindi cercare anche di avere un po' più di internazionalità al sud, che è una cosa che mi è sempre piaciuta e a cui ho sempre ambito. E in una discussione, in una conversazione, non sapevamo in realtà come chiamare questo nome, questo evento, e lei mi fa: Chiara, come si dice In The House in napoletano? Sì, in quindi dialetto. la spontaneità di In The Clara, House. si dice In The House, boom, teniamolo. Ok. E quindi tutto in maniera naturale, è nato l'evento, è nata la connessione tra noi, è nato anche la parte positiva del mio percorso, la chiamo così. Il momento in cui mi sono sentita rinascere, mi sono sentita più connessa a me stessa. Quindi sì, le direi, sii disciplinata, fai le tue cose, che quando meno te le aspetti le cose poi arrivano da te. Quindi Succedono. Succedono. E un'ultima curiosità che ho io, hai un mantra tuo personale? Oh, ma me ne ho tanti. Uno, scegliene uno. Uno che ho preso Se dovessi da te. dire a me. Uno che ho preso da te. Always a student, te lo dissi pure. Indossavi questa maglietta in un post Instagram, quando iniziai a Anni seguirti. fa. Ero piccola. Eravamo tutti piccoli e giovani. E mi ricordo iniziai a seguirti, infatti sono veramente onorata di essere qui con te oggi. Grazie a te. Iniziai a seguirti, ti vedevo ovunque a New York, a fare la trottola, e ti vedi questa maglietta, Always a student. La feci, È un concetto importante, Sì. Secondo me è fondamentale ora come persona che indossava quella maglietta, che non sentirsi mai arrivati, essere sempre uno studente in qualsiasi cosa si faccia nella vita in realtà, secondo me è anche il mio mantra. Voilà. Grazie Chiara. Guarda.